Benvenuti o bentornati su Minions and Miniatures. Io sono Elia ed oggi dipingeremo insieme l'ultimo dei 4 Hobbit della compagnia, ovvero Peregrino Took, detto Pipino. Quindi preparate tutto l'occorrente perché stiamo per cominciare. Eccoci al tavolo da lavoro. Come vedete, la miniatura è pronta ad essere dipinta. Come al solito ho cominciato dipingendo il volto, le mani e i piedi di Pipino applicando 2 mani diluite di Heavy Skeleton. Con il Rack Art Flash ho dipinto la maglietta di Pipino, in parte nascosta dalla sua sciarpa. La giacca di Pipino è di colore blu leggermente acceso, perciò ho applicato una base formata da una miscela di Heavy Blue e di Night Blue, in rapporto 2:1. Ho applicato 2 mani di colore per ottenere la coprenza desiderata. La sciarpa di Pipino è di colore piuttosto scuro, perciò ho utilizzato un mix in rapporto 1:1 di Heavy Grey e nero per dipingerla. Con la stessa miscela ho dipinto anche i suoi pantaloni. Per i capelli ed i peli presenti sui piedi ho utilizzato una miscela di Smoky Ink e Charred Brown in rapporto 2:1. Con questo colore ho dipinto anche la borsa ed i vari lacci di cuoio sui pantaloni. Il mantello è di colore rosso piuttosto scuro, perciò ho mescolato una goccia di Scarlet Red ed una di Smoky Ink per dipingerlo. Ovviamente la spada l'ho dipinta utilizzando il LED Belcher. Ed ecco come si presenta il modello dopo aver applicato i colori base. A questo punto, come al solito, ho applicato le lavature. Ho usato il Reikland Flash Shade per la pelle di Pipino, l'Agrax Air Shade per i capelli e per le parti in cuoio,
il Null Noil per la sciarpa, per i pantaloni e per la spada, il Drakenhof Nightshade per la giacca, ed infine ho usato una miscela formata da 2 gocce di Carroburg Crimson ed una goccia di Agrax Earthshade per il mantello. Una volta asciugate le lavature, ho cominciato a lumeggiare il modello. Ho cominciato a lumeggiare il volto, le mani ed i piedi di Pipino utilizzando nuovamente l'Heavy Skin Tone, lasciando delle piccole zone d'ombra tra le dita delle mani e dei piedi, intorno agli occhi ed intorno alla bocca. Aggiungendo una goccia di Pale Flash ho ridipinto le medesime parti, accentuando maggiormente i lineamenti del volto, le mani ed i piedi. Infine, aggiungendo un'altra goccia di Pale Flash, ho lumeggiato ulteriormente alcune parti del volto, delle mani e dei piedi, come la punta del naso, il mento, le sopracciglia, le dita delle mani e dei piedi. I capelli e la borsa li ho ridipinti mescolando il Charred Brown con il Beastie Brown. Come vedi ho dipinto ogni singola ciocca di capelli, lasciando delle zone d'ombra nei recessi. Effettua questo passaggio altre 2 volte, aggiungendo un'altra goccia di Beastie Brown alla miscela, per schiarire ulteriormente i capelli. Il risultato che dovresti ottenere è circa questo qui. Ricordati di dipingere con questo colore anche i peli sui piedi. La giacca l'ho ridipinta utilizzando lo stesso mix di colori usato inizialmente.
Ho aggiunto anche una goccia di Magic Blue alla miscela ed ho continuato a schiarire tutte le pieghe presenti ed il taschino. Infine, aggiungendo anche una goccia di Fenrisian Grey, ho terminato di lumeggiare la giacca, focalizzandomi solo sui bordi e sulle pieghe esterne. Miscelando nuovamente il nero con il colore Heavy Grey, ho ridipinto i pantaloni e la sciarpa di Pipino. Questa volta però ho utilizzato una quantità maggiore di Heavy Grey, circa in rapporto 2:1. Effettua nuovamente questo passaggio aggiungendo un'ulteriore goccia di Heavy Grey se non sei soddisfatto del risultato ottenuto. Successivamente ho aggiunto una goccia di Racquard Flash ed ho lumeggiato solo le pieghe esterne dei pantaloni ed i bordi della sciarpa. Se hai schiarito troppo delle zone che dovrebbero essere in ombra, riapplica nuovamente uno strato sottile di Null Oil. Ho lumeggiato i bordi della spada con l'Iron Breaker. Il mantello l'ho ridipinto usando nuovamente un mix di Scarlet Red e Smoky Ink, evitando di dipingere le zone in ombra nelle pieghe interne. Aggiungendo una goccia di Bloody Red ho schiarito il mantello, dipingendo solo le pieghe esterne. Infine, miscelando anche una goccia di Orange Fire al colore, ho messo in risalto tutte le pieghe ed i bordi del mantello e del cappuccio. Questo passaggio tende a vivacizzare molto il colore del mantello. Quindi sentiti libero di utilizzare solamente il Bloody Red se preferisci, al posto dell'Orange Fire. Eccoci qui ragazzi, abbiamo terminato di dipingere Pipino. A questo punto manca solo da pitturare lo stregone grigio Gandalf, la guida dell'intera Compagnia dell'Anello. Come al solito ragazzi fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate del risultato ottenuto. E se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e lasciate anche un like. Io vi ringrazio per aver visto questo tutorial e noi ci vediamo come al solito settimana prossima con un nuovo video. A presto ragazzi!